Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Rieccoci con l'immancabile appuntamento con la lettura del volantino Parkside. Questo è il volantino con le uscite comprese fra l'1 e il 7 agosto 2022. All'interno troviamo diversi utensili per il fai da te della linea Parkside e una novità che adesso vi farò vedere. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e leggiamolo assieme. Ed eccoci quindi a pagina 26, uscite che iniziano da giovedì 4 agosto. Il primo prodotto che troviamo in alto a sinistra è la sega circolare per tagli obliqui, il modello radiale che ci permette di tagliare pezzi che abbiano una lunghezza, una profondità massima di 34 cm. Allora guardiamo subito la didascalia. Sega circolare per tagli obliqui, impostabile a piacere o ad angoli fissi, due dispositivi di bloccaggio e due staffe di appoggio laterali per il fissaggio del pezzo in lavorazione. Collegabile anche con un aspiratore esterno e adatta per fissaggio su banco di lavoro, assorbimento 2000 watt. Il numero di giri a vuoto sarà di 4800 al minuto e la lunghezza di taglio, come dicevo poco fa, al massimo è 34 cm. Quando invece faremo il taglio con un'angolazione di 45 gradi si ridurrà a 24 cm. È regolabile per quanto riguarda l'inclinazione in questo senso e per quanto riguarda l'inclinazione di tutta la testa, quindi potremo tagliare in 4 modi differenti. Con l'angolazione impostata a 90 gradi potremo avere una profondità di taglio di 65 mm, invece con l'angolazione a 45 gradi si ridurrà a 38 mm, ma sarà possibile impostarla anche con angolazioni intermedie da 90 fino a 45 gradi e lo stesso per quanto riguarda l'inclinazione in questo senso. In questa immagine in basso infatti riusciamo a vedere i tipi di inclinazione che ci consente di ottenere questo tipo di utensile. In dotazione troveremo quindi una lama già montata da 210 mm a 24 denti, sarà dotata anche di sacco di raccolta che permette di raccogliere i trucioli quando non utilizziamo l'aspiratore, verrà fornita corredata dell'utensile per il cambio della lama, dell'utensile per impostare il sistema antiribaltamento e di due dispositivi di fissaggio che ci servono per fissare i pezzi durante il taglio. Il costo è di 139 euro, leggermente di più rispetto alle ultime uscite, non ricordo però quanto costasse, se non ricordo male forse 119 euro. Più in basso troviamo anche le lame adatte per questo tipo di utensile, quindi con il diametro da 210 mm, larghezza di taglio 2 mm e 6 e il foro centrale da 30 mm. Il numero massimo di giri che possono sopportare è di 7000 al minuto, quindi perfettamente compatibile con questo utensile ma anche con altri che abbiano la stessa misura. Saranno 3 modelli differenti e avranno un numero di denti differenti, ma eventualmente se volete montarli su altri tipi di seghe circolari verranno dotati anche di 2 anelli riduttori da 20 e 16 mm. Ovviamente l'anello si riferisce al foro interno. Il costo della confezione, che include 3 lame, sarà di 14,99 euro. Nella pagina successiva ritorna il set trapano avvitatore ricaricabile a costo di 89 euro. È il classico avvitatore da 20 volt senza percussione che verrà venduto all'interno di una valigetta che contiene anche 73 accessori, tra cui un flessometro, alcune bussole, dei set di inserti, punte di trapano sia per legno, per muro e per metallo e poco altro. Ci saranno 2 batterie e un caricabatterie, tutto da 2 ampere. Avrà il mandrino a serraggio rapido, un LED che illumina la zona di lavoro, poi ci sono dei magneti che ci permettono di alloggiare gli inserti, insomma il classico avvitatore che vi ho già anche recensito. Per tutto quello che vi ho recensito vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione e considerate che sia questa sega circolare, il modello però da 1500 watt, che il modello analogo ma multimateriale li ho già recensite, quindi andate a dare un'occhiata perché il concetto praticamente è lo stesso. Ma torniamo a parlare di questo avvitatore. Allora avrà una selezione di 25 livelli di coppia, una coppia massima di 40 Nm e il numero di giri a vuoto nella prima velocità che andrà da 0 fino a 400 e alla seconda velocità invece andrà da 0 fino a 1400 giri al minuto. La capacità massima del mandrino sarà di 13 mm. Ovviamente la velocità sarà regolabile sia dal selettore sulla parte alta che dalla pressione del nostro dito. Più premeremo il tastino più velocemente ruoterà. Questo avvitatore è stato molto discusso perché alcuni esemplari non sono riusciti bene, però non era la versione venduta in valigetta, ma diciamo l'utensile è sempre quello. Qualcun altro è riuscito bene. Io vi direi eventualmente di acquistarlo, provarlo, vedere come vi trovate. Se vi rendete conto che presenta molti difetti, eventualmente fate il reso. Comunque 89 euro è il prezzo dovuto al fatto che viene venduto con 2 batterie e questi accessori. Dal mio punto di vista il numero di accessori non lo giustifica, però io non sono un esperto di regole di mercato, quindi mi esprimo semplicemente come un cliente normale che valuta il prezzo e esprime una sua idea. Più in basso troviamo invece un carrello da trasporto universale.
dotato di 4 ruote piroettanti. Sia la versione rotonda che la versione rettangolare hanno un'impugnatura e possono supportare un peso massimo di 250 kg. Il diametro delle ruote è di 75 mm. Effettivamente io li possiedo entrambe le versioni, adesso mi trovo benissimo, ci ho trasportato praticamente di tutto e sono davvero robusti e effettivamente il prezzo non è nemmeno tantissimo. Considerate che con questa cifra solitamente si comprano solo le ruote, quindi ve lo trovate già bello e fatto, la superficie è anche antiscivolo, quindi secondo me è un prodotto che per chi deve trasportare qualcosa anche in casa ritorna utile. Queste sono delle valigette porta minuterie, un set composto da 3 pezzi a costo di 14,99 €, quindi all'interno si possono riporre viti, rondelle, insomma minuterie di qualunque tipo, ed è possibile acquistarne anche più pezzi impilandole una sull'altra per avere tutto riposto in modo ordinato. La dimensione sarà di 31,5 x 22,5 x 19,8, ovviamente parla dei 3 pezzi sovrapposti, quindi dividete per 3 l'altezza. All'interno troveremo delle pareti in plastica divisorie che servono a dividere, possiamo anche rimuoverle nel caso in cui dobbiamo alloggiare all'interno dei pezzi che siano più lunghi rispetto ai divisori che hanno delle misure preimpostate. Andiamo alla pagina successiva e troviamo il seghetto alternativo, che loro chiamano seghetto a pendolo, perché ha una funzione particolare che permette alla lama, in base alla regolazione di questa leva, di fare un movimento in questo senso oltre che su e giù, e quindi permette di avere un'aggressione sul legno un pochettino più vivace. In questo modo però andremo a inficiare la qualità del taglio. Se dobbiamo semplicemente dividere in due qualcosa o sono dei tagli che non saranno a vista, possiamo accelerare il nostro lavoro a discapito appunto della qualità del taglio. Nel caso in cui invece volessimo dei tagli più puliti, ovviamente con delle lame di buona qualità, allora dovremmo annullare il sistema di pendolo e in quel caso avremo dei tagli davvero puliti. Sarà dotato anche di laser che indica la direzione del taglio, sistema di soffiaggio che soffia via tutti i trucioli che si formano durante la lavorazione, ed è possibile collegare anche un aspiratore per aspirare tutti i trucioli che si formano. Il numero delle corse a vuoto sarà regolabile in base ad un selettore da 0 fino a 3100 al minuto. La lunghezza della corsa sarà di 26 mm e la massima profondità di taglio sarà di 80 mm nel legno, 12 mm nell'alluminio e 8 mm nel metallo. Il taglio sarà possibile inclinarlo verso destra o verso sinistra con degli step preimpostati a 0, quindi col taglio perpendicolare alla superficie da tagliare, a 22,5 gradi oppure a 45 gradi. Questo tipo di seghetto alternativo effettivamente può risultare comodo per alcuno e scomodo per qualcun altro. Io non mi ci sono trovato proprio benissimo per il tipo di impugnatura, però essendo più bassa dovrebbe permettere di avere più precisione durante la lavorazione. L'unica nota negativa è questo tipo di selettore, che è comune a tutti i tipi di seghetti alternativi che abbiano questa forma. Anziché avere il pulsantino hanno un tasto scorrevole on e off, e io lo ritengo un poco pericoloso perché effettivamente se per un motivo qualunque dovesse scapparci dalle mani mentre è in posizione di on, rimarrebbe acceso, non avremmo modo di spegnerlo se non staccando la spina. Lo stesso giorno troveremo in vendita dei set di lame sia per metallo, per legno, plastica e metallo, quindi saranno dei modelli assortiti, e più in basso un altro set per legno, plastica e pannelli. Come vedete c'è anche questa che è un pochettino più sottile e serve per fare dei tagli curvi. E in basso la novità, sempre legata al seghetto alternativo, si tratta di un banco per seghetto alternativo che va fissato su un piano di lavoro tramite un sistema di morsetti. Ha anche questa guida che ci permette di usarla come una battuta parallela e la lama fuoriuscirà da questo ripiano, quindi ci permette di utilizzarlo come se fosse un traforo o comunque una sega a nastro. Per capirci, il concetto è quello, però fate attenzione perché in questo caso la lama sporge e quindi durante la lavorazione non dovete fare mai come vedete in questa immagine, perché se spingendo con la mano in direzione della lama dovesse scivolarci andremo a finire direttamente sulla stessa. Quindi è utile, pratico, ci permette di lavorare con la lama a vista, quindi di seguire, come in questo caso, delle forme che siano articolate, però potrebbe risultare un arnese un pochettino pericoloso. Ricordatevi sempre di rimuovere la lama dal seghetto alternativo e di staccare la spina quando non lo state utilizzando, perché nella rimozione, nel fissaggio sul piano di lavoro, se per caso si dovesse avviare e la lama è montata, comunque un accessorio utile che all'interno del laboratorio risolve tantissimi problemi. Nella pagina successiva a 34,99 €, quindi scontato di 5 euro rispetto ai 39,99 € dell'uscita precedente, torna la levigatrice a nastro da 900 watt con il cavo lungo 4 metri, una vaschetta per la raccolta delle polveri, l'adattatore per il riduttore per l'aspirazione esterna, due morsetti che servono a fissarlo sul piano di lavoro e utilizzarla sottosopra, e il nastro di carta abrasiva da grana 80. Io ne ho provato un tipo, ve l'ho detto anche nell'ultima volta che
che è uscito. Durante la recensione è andata benissimo, poi è cominciato a dare problemi perché il nastro fuoriusciva. Ci sono dei sistemi con delle rondelle che però io non ho utilizzato. Qualcuno ha lasciato dei commenti sotto i video scrivendo che mettendo una rondella, non ho capito bene dove, ha risolto il problema. Quindi eventualmente controllate anche in questo caso, fate diverse prove. Se vedete che nonostante la regolazione per l'impostazione della posizione del nastro continua a fuoriuscire durante l'utilizzo, e allora anche in quel caso fate il reso. A destra ritorna il set di chiave a bussola composto da 216 pezzi. Io lo possiedo da tanti anni, ci ho fatto di tutto, ancora funziona benissimo, la qualità mi soddisfa e in questo caso ritorna a 99 euro. Man mano il prezzo è aumentato fino a 119 euro, ci saranno ben 20 euro di sconto, quindi se cercate una valigetta ricca sia di cricchetti, di bussole, di inserti vari, anche bussole con snodo cardanico, eccetera, secondo me questa vi risolve tanti problemi, non avrete più bisogno di comprare bussole per tanto tempo, soprattutto perché è scontata e ipotizzo che ritornerà a prezzo pieno alla prossima uscita. E di nuovo in basso torna anche la morsa da banco, una piccola morsa, anche questa ve l'ho recensita, che ovviamente serve per sostenere dei pesi e applicare delle forze che non siano esagerate. Piccoli lavoretti, come vedete qua c'è una scheda elettronica, io l'ho utilizzato per fissare dei tubi, anche qualcosa che dovevo saldare, ma sempre comunque pezzi piccoli perché c'è un giunto sferico che ovviamente se si applica molta forza cede, ma tutta la struttura comunque non è robustissima proprio perché serve per lavoretti. Dovrebbe essere la versione che ha in dotazione anche l'anello, però in questo caso non lo trovo, quindi trascuriamo questo argomento, questo accessorio. Non c'è tantissimo da dire, è semplicemente una piccola morsa che avrà una larghezza delle ganasce di 78 mm e una larghezza di serraggio di 70 mm. Il peso in totale è di 900 grammi. Mi sta venendo il dubbio che possa essere una versione nuova un poco più grande di quella che possiedo. Eventualmente l'acquisterò e vi farò una recensione. Nella pagina precedente, quindi da lunedì 1 agosto, troveremo dei caricabatterie wireless magnetici che sono molto interessanti perché hanno un sistema che permettono allo stesso di rimanere con una sorta di piedistallo e quindi di utilizzare il telefonino mentre si ricarica in modalità wireless. Per esempio, se siamo coricati lo mettiamo sul comodino e mentre si sta ricaricando abbiamo la possibilità di osservare il display. Ci saranno anche le batterie ricaricabili, 4 pezzi sia in doppia che in tripla a 3,99 euro e delle lampadine multicolore LED dotate anche di telecomando, una sorta di domotica. Per quanto riguarda il fai da te, nell'ultima pagina abbiamo un'altra novità, quindi con uno sconto molto interessante torna la troncatrice circolare per metallo con il disco simile a quello delle smerigliatrici angolari da 180 mm. Costava 59 euro e adesso costerà 39,99 euro, quindi 20 euro di risparmio. Il numero di giri a vuoto sarà di 7700 al minuto, il diametro massimo del disco deve essere di 180 mm, la misura della filettatura è M8 e l'angolo di taglio sarà regolabile da 0 a 45 gradi, invece la profondità massima a 0 gradi sarà di 50 mm. E allora ragazzi, anche oggi il volantino finisce qua. Prima di salutarvi voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale Telegram, vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, là pubblico tante offerte, tante novità riguardanti il canale e non solo. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato utili gli articoli che vi ho letto, anche le mie opinioni. Non mi resta quindi che ringraziarvi di averlo visto fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!